Visto che anche quest'oggi siamo insieme, amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un secondo appuntamento settimanale. Oggi vi propongo un progetto super sfizioso. Ho tratto ispirazione da un modello di borsa di un famoso brand. In realtà quest'estate mi avete richiesto in moltissime di riprodurre quel modello, però per una mia questione di etica non l'ho riprodotto in maniera fedele. Molti fattori la differenziano dal modello originale. Intanto io ho riprodotto una versione invernale perché ho utilizzato della lana. La lavorazione che vedremo oggi è eseguita in maniera circolare, non a pannello, i punti puff si sviluppano in 5 giri piuttosto che in 3 e la patella è molto diversa sia nella struttura che nelle dimensioni. Infatti ho costruito il corpo della mini bag in proporzione alle dimensioni della patella. Spero di aver fatto cosa gradita a chi mi ha chiesto il pattern di questo modello di borsa e spero non ve la prendiate se non sono stata proprio fedele al modello originale. Perdonatemi, ma per una mia questione morale e di etica, ve l'ho detto poco fa, non l'ho fatto. Comunque andiamo direttamente all'occorrente. Ho utilizzato, come vi dicevo, della lana, 100% lana, sto parlando del filato cedro di Borgo dei Pazzi, Firenze. Anche questo filato viene prodotto in Italia, è un filato 100% made in Italy, prodotto e rivenduto appunto dall'azienda Borgo dei Pazzi, Firenze. È un filato ritorto a 3 capi ed è prodotto su vecchi macchinari che lasciano sul filato alcune imperfezioni che rendono unico il capo realizzato. Questo filato ha molte caratteristiche, infatti vi invito a leggere la descrizione sul sito dell'azienda, ve la lascio qui in sovraimpressione. Ho utilizzato ben 2 colorazioni, la numero 38 e la numero 52. Ho lavorato questo filato con l'uncinetto numero 5, anche se si può lavorare col numero 6. Ho utilizzato una patella in vera pelle da 16 cm x 16 cm del salotto della creatività. Vi lascio il link del profilo Facebook sotto il video nel box informazioni. La patella è anche munita dal bottone magnetico, quindi in questo caso non bisogna andare a fissare alcuna chiusura perché è tutto nel pacchetto, insomma. Ho utilizzato anche una catena nella variante oro che ho fatto passare attraverso gli occhielli, 4 occhielli presenti sulla patella, e infine del feltro per irrigidire il corpo della mini bag e della stoffa. Questi ultimi 2 materiali non sono compresi nel kit. Se siete interessati al materiale che ho utilizzato per questo video, potete cliccare sul link che come sempre vi lascio sotto il video del box informazioni. Vi ricordo che il costo del kit riguarda solo il materiale ed esclusa la spedizione, che è gratuita. Non occorre altro, per cui vi riporterei direttamente al video tutorial di oggi. Mi raccomando, supportami con un bel pollice all'insù, iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto, condividi questo video e seguimi anche sui social per rimanere sempre in mia compagnia. A questo punto, sigla! Inizio con questa variante che è la colorazione numero 38 e uncinetto numero 5. Vado a fare subito un cappio e avvio 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Poi vado a lavorare in ciascuna catenella, a partire dalla seconda, un punto basso. 1, 2, 3. Catenella, giro il mio lavoro e vado a fare un aumento ad inizio riga, per cui lavoro 2 punti bassi nello stesso, un punto basso nel successivo e un aumento nell'ultimo punto, quindi 2 punti bassi nello stesso. Da 3 punti bassi siamo passati a 5 punti bassi. Catenella, giro nuovamente il mio lavoro e lavoro un punto basso in ciascun punto per un totale di 5 punti bassi. 2, 3, 4 e 5. Bene, facciamo una catenella, giriamo nuovamente il lavoro e facciamo l'ultimo aumento ad inizio e fine riga, per cui nel primo punto lavoro 2 punti bassi, poi nei prossimi 3 centrali un punto basso, nell'ultimo punto un aumento,
2 punti bassi nello stesso. Quindi catenella e possiamo iniziare a lavorare righe di andata e di ritorno di soli 7 punti bassi. Iniziamo con la prima riga e come sempre qui sullo schermo vi indico il totale di righe da andare a lavorare. Fatte le altre 10 righe per un totale di 12 righe di soli 7 punti bassi, continuiamo con le diminuzioni, quindi ripetiamo ciò che abbiamo fatto prima diminuendo. Entro nei primi 2 punti, quindi nel primo prendo il filo, entro nel secondo e prendo il filo, 3 asole, chiudo, prima diminuzione. Poi vado a lavorare i primi 3 punti centrali, 2, 3, ultimi 2 punti li lavoriamo insieme, quindi entro e prendo il filo, 3 asole e chiudo. Da 7 punti bassi siamo nuovamente a 5, catenella, giro il mio lavoro, un punto in ciascun punto per un totale di 5. Catenella, giro il mio lavoro, diminuzione, i primi 2 punti li lavoro insieme, 3 asole e chiudo, un punto basso nel punto successivo, 1 e 2 li vado a chiudere insieme, ultima diminuzione. Siamo a 3 punti bassi, definiamo i 3 punti, quindi catenella, giro il mio lavoro, faccio un punto basso in ciascun punto, sempre per un totale di 3 e sono pronta per andare a definire questo piccolo fondo, per cui nello stesso punto aggiungo 2 punti bassi che insieme all'ultimo sono 3. Abbiamo formato il primo angolo, dopodiché vado a lavorare per ciascuna riga un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5. Sono arrivata alla primissima riga, poi ci sono le catenelle. Non vado a lavorare sulle catenelle, ma sulla prima riga, per cui entro direttamente nell'ultima e vado a fare 3 punti bassi. Formando il secondo angolo. Poi vado nel secondo punto, nel terzo punto e anche qui ripeto 3 punti bassi. E poi continuo un punto basso in ciascuna riga, proprio come ho fatto sull'altro lato. Quando arrivo all'ultima riga e all'ultimo punto vado a lavorare un punto basso e il secondo punto basso che insieme al terzo formano l'angolo lo vado a sostituire con un'asola di chiusura, per cui vado a chiudere in maniera invisibile. Entro nel primo punto, prendo l'asola, tiro fuori, entro nell'asola che ho appena realizzato, inserisco l'asola di lavorazione, tiro un po' il tutto, prendo il filo di lavorazione, faccio passare attraverso le asole e voilà! Prima catenella che poi a fine giro tramite lo stesso sistema diverrà un punto basso. Il nostro fondo una volta terminato misura esattamente 14 cm e mezzo per 6 cm e mezzo. Prima di iniziare col punto prescelto andiamo a distaccarci un po' dalla base andando a lavorare un altro giro a punto basso normale. Fatta la catenella vado direttamente nel primo punto dove mi sono inserita per creare l'asola, no? E vado a fare un punto basso e così via per tutti i punti disponibili. Anche negli angoli andrò a lavorare un punto basso senza fare assolutamente aumenti. Fatto questo vado a chiudere come al solito, quindi entro nel primo punto, qui c'è la catenella,
porto l'asola, bene, entro nell'asola appena realizzata, prendo il filo e inizio una catenella, ne aggiungo altre 2 per un totale di 3. Queste 3 catenelle sostituiscono il primo punto alto e a fine giro chiuderemo nella terza catenella. Prendo il filo, salto il punto successivo e vado nel secondo. Vado a lavorare un punto alto normalissimo. Fatto questo, vado a lavorare un punto puff nel punto che ho saltato. Abbiamo già visto questo punto di lavorazione nello scorso tutorial. Quindi prendo il filo, entro nel punto precedente e lo riprendo. Faccio questa operazione questa volta 5 volte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Mi ritrovo con 11 asole sull'uncinetto, riprendo il filo e chiudo tutto. Fatto questo faccio una catenella di sicurezza, prendo il filo, salto il punto successivo e vado sempre nel secondo. Vado a lavorare innanzitutto un punto alto. Quindi prendo il filo, entro nel punto precedente e vado a prendere il filo 5 volte. Undici asole, prendo il filo e chiudo tutto. Catenella di sicurezza e procedo in questo modo per tutto il giro fino a terminarlo. Come al solito ci vediamo qui e vediamo come continuare insieme. Sono al termine del giro, chiudo tutte le asole, faccio una catenella e ovviamente vado a chiudere il giro nella terza catenella con punto bassissimo. Giro direttamente il mio lavoro e faccio le 3 catenelle, 2 e 3. Adesso vado a lavorare in questo spazio e nel secondo, però il primo lo salto e vado direttamente nel secondo. Il principio è sempre lo stesso, quindi vado a fare un punto alto, poi prendo il filo, ritorno nello spazio precedente e vado a fare sempre 5 gettate, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutto, catenella di sicurezza. Passiamo allo spazio successivo che abbiamo già lavorato con il punto alto e a quello successivo, al secondo. Prima di lavorare il punto puff andiamo a lavorare nel secondo spazio un punto alto. Come notate è molto semplice. Quindi punto alto, poi ritorniamo indietro e andiamo a fare un punto puff di 5 gettate, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutto, catenella di sicurezza. Anche in questo caso continuiamo in questo modo e poi ci vediamo alla fine. Abbiamo gli ultimi 2 spazi, per cui nel secondo facciamo il solito punto alto, poi prendiamo il filo e andiamo nello spazio precedente e facciamo le 5 gettate. 3, 4 e 5. Prendiamo il filo, chiudiamo tutto, catenella di sicurezza e andiamo a chiudere nella terza catenella. 1, 2, 3. E chiudiamo tutto. Giriamo il nostro lavoro, facciamo le solite 3 catenelle, 2 e 3. E poi ripetiamo il giro precedente, lavoriamo nei primi 2 spazi, il primo lo saltiamo, intanto andiamo nel secondo e andiamo a fare un punto alto normale, poi riprendiamo il filo e ritorniamo indietro. Dobbiamo continuare in questo modo per altri 2 giri. E voilà, una volta completati tutti i giri per un totale di 5, questo sarà il risultato, un risultato davvero wow. Non ho chiuso il giro perché andremo ad effettuare subito il cambio colore e ci agganceremo con il secondo, che nel mio caso è questo bellissimo arancione nella colorazione 52. Andiamo a fare un cappio alla seconda variante in questo modo,
Ok, ci inseriamo come sempre nella terza catenella, questa qui, ok, e andiamo a chiudere direttamente col secondo colore. Inserisco il cappio, faccio passare il cappio attraverso la catenella e attraverso l'asola che ho sull'uncinetto. Fatto questo, inizio con una catenella che va a sostituire il primo punto basso. Dopodiché andiamo a definire tutti i puff che abbiamo al di sotto. Per ciascun puff ci ritroviamo 3 punti: il punto alto, il punto puff e la catenella di sicurezza. Noi per ogni punto puff dobbiamo lavorare soltanto 2 punti, il punto puff e la catenella di sicurezza, e ne saltiamo sempre uno. Salto il punto alto e vado nel successivo, nel secondo, e inizio a lavorare un punto basso, poi punto successivo, catenella di sicurezza, un punto basso, e poi salto il primo punto e vado a lavorare direttamente nel secondo, 1, e poi lavoro il successivo, 2. Avete visto? È semplicissimo. Salto un punto, vado nel successivo, 1 e 2, quindi per ogni punto puff lavoriamo 2 punti e continuiamo così per tutto il giro. Se provate a contare i punti vi ritroverete con lo stesso numero di punti iniziali, nel mio caso 47. Vado a realizzare l'asola alla catenella iniziale, quindi mi inserisco sempre nel primo punto, porto l'asola dall'esterno verso l'interno, mi inserisco nell'asola appena creata, inserisco l'asola di lavorazione, tiro il filo di lavorazione, lo prendo e lo faccio passare attraverso tutte le asole, catenella. Inizierò e terminerò il giro sempre in questo modo. Dopodiché andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante, sempre per un totale di 47 punti, e non solo per questo secondo giro, ma anche per il numero di giri che vi scrivo come sempre qui sullo schermo. Ho terminato i miei 10 giri totali a punto basso con la variante arancione. Non ho chiuso il giro, lo facciamo insieme perché nello stesso tempo cambieremo colore e ritornerò con il colore primario. Intanto andare a chiudere sempre allo stesso modo. Inserisco l'uncinetto, così. Anziché far passare il filo in arancione attraverso le asole, vado a prendere l'altro colore. Per facilitare il tutto, al solito facciamo un cappio, ok, che facciamo passare attraverso tutte le asole. Catenella, vado a lavorare il primo punto basso, nel frattempo mi lavoro le code dietro. Le blocco un po' e poi taglio l'arancione e continuerò a punto basso con la prima variante per questo giro e per un tot di giri che vi scrivo sempre qui sullo schermo. Bene, ho terminato i miei 4 giri totali col primo colore. Adesso stacco il filo, tra l'altro questo è ciò che mi è rimasto della colorazione 38. Con un ago da lana mi aiuto, vado a realizzare l'asola di chiusura alla catenella, per cui mi inserisco nel primo punto e al centro dell'ultimo. Come notate ho anche inserito all'interno un supporto in feltro. Vado a nascondere dopo il filo perché devo tirare fuori il feltro. Prima di tirarlo fuori andrò a ritagliare esattamente, allora 40 cm misura il tutto, andrò a ritagliare qualche centimetro in più in modo da andare a cucire un'estremità all'altra. Ok, taglio 45 cm per 15 cm in altezza di feltro, inserisco ciò che ho ritagliato all'interno, poi guardate, con le mani mi aiuto, cerco di adattare il più possibile il feltro al corpo della mini bag, fisso le due estremità con una mollettina o con uno spillo, estraggo il mio supporto, prendo un ago per cucire e un filo e vado a fissare questa zona qui. Una volta fatto questo possiamo inserire all'interno della nostra mini bag il supporto ed il gioco è fatto. Ho pensato che non è necessario andare a cucire sulla parte superiore il feltro alla lavorazione all'uncinetto, perché tanto il progetto andrà foderato, quindi man mano andrò a fissare il tutto quando andrò a cucire lo scampolo. Prima di passare alla fodera vorrei applicare
la patellina, perché quando la andrò ad applicare mi aggancerò non solo alla lavorazione all'uncinetto ma anche al supporto in feltro. Stessa cosa farò per la zona del bottone magnetico, che andrà cucito esattamente qui. Questo andrà cucito con ago e filo. Io penso che utilizzerò quello in nylon, così è invisibile, insomma non si vede. Penso proprio che andrò a cucire la mia patella esattamente in questa zona. Vi dico il numero di giri: 1 2 3 4 5 6. Prenderò un ago bello grosso e lo farò passare attraverso il feltro, quindi faccio un po' di pressione e cerco di bucare. Ecco qui, guardate, primo foro praticato. Farò così per ciascun foro. Oppure ancora meglio, prima di andare a praticare i fori e poi passare o con il filo stesso o con l'uncinetto, vado a fissare momentaneamente, ma poi sarà permanente, un filo in nylon. Bloccherei anche questa zona esterna, sia da una parte che dall'altra parte, quindi vado a praticare un foro anche qui e uno proprio dalla parte opposta. Ok, quindi mi inserisco, il cappio lo porto fuori, così. Poi passo direttamente al primo foro, prendo il filo e lo porto fuori. Non è un'operazione complicata, bisogna avere soltanto un po' di pazienza, è chiaro. Poi passo al foro successivo e al foro successivo del supporto, vedete? Prendo il filo e porto all'esterno. E poi di nuovo foro successivo, filo e chiudo appunto bassissimo. Foro successivo, filo e continuo. E poi l'ultimo punto proprio qui, perché vado a bloccare l'altra estremità. Ecco qui, in questo modo. Stacco un po' di filo, lo porto all'interno, vedete, poi lo blocco. Scusatemi se magari non riuscite a vedere, purtroppo questi passaggi sono anche difficili da mostrarvi. Comunque guardate, ho bloccato con un nodino, vado a bloccare anche nei punti successivi sempre con un nodino, così blocco per bene il filo. Io direi che ci sono riuscita. Se ci sono riuscita io, ce la farete sicuramente anche voi. Ok, una volta fatto questo, piego la patella in questo modo e vado a cucire questo bottone esattamente qui. Ago, filo in nylon e pian piano vado a cucire proprio lungo tutti i fori che già sono presenti sulla zona in pelle.
Ed il progetto è così pronto. Come avete visto è stato anche semplice applicare la tracolla, farla passare attraverso i 4 occhielli. Questo è il risultato, molto sfiziosa direi. Vi do anche le dimensioni. Dunque siamo a 19 cm per un'altezza di 16 cm. E rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che il progetto vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento sotto al video e supportatemi con un bel pollice all'insù. Vi ricordo che se siete interessati all'acquisto del kit trovate il link sotto al video nel box informazioni. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, un bacino a tutti!